Ok, stiamo lanciando l'alberghe. L'alberghe, insomma, costa 15 euro. Giulia gli infila per il caffè con gli altri pellegrini italiani che abbiamo conosciuto. Per il caffè che diciamo, per i 15 euro abbiamo pagato, insomma, proprio il minimo dei servizi, tutto a pagamento, poi seccadora, lavadora. Beh, sono notte tranquille perché nessuno russava, nessuno ha fatto rumore, nessuno è tornato tardi in camerata. Però è che purtroppo ci sono solo tre alberghi qua, uno è municipale che si è riempito prestissimo dopo quello che abbiamo detto e questo è un altro che sono più o meno equivalenti. Lasciamo Berdussedo dove non c'è nulla. No, forse c'è questa chiesa carina col campaniletto e ci dirigiamo verso Grandes de Salime, l'iglesia di Santa Maria da Berdussedo, anche carina, però è chiusa. Bella salittina, ma poi ci sarà il problema, sarà la discesa in questa tappa, perché c'è tanta discesa, da quello che ho capito sentiero scosceso in discesa, per cui bisogna prestare attenzione. E là in fondo la ruta dell'Hospitales che abbiamo percorso ieri, oggi sgombra, per cui oggi ci deve essere un panorama fantastico là sopra. Buongiorno dai! Dai due in cammino. E in kayak, ma oggi in cammino come vedete. Oggi quinta tappa del Cammino di Santiago, il primitivo. Quinta tappa, quindi andiamo da Verduseto, che l'abbiamo lasciato, a Grandas de Salima. Le Salime. Salime. Allora, Ok. sarebbe Berdusedo, perché lei l'ha fatto diventare come Berceto, si vede che ha nostalgia della via degli Abati, no, anzi della via francigena. Comunque oggi è una tappa di 20 km con 900 metri di salita, quindi abbastanza normale per noi. Sì, è una tappa media, diciamo. La difficoltà di questa tappa più che altro sarà la discesa, perché mi pare ci sia ancora più discesa, soprattutto su un sentiero scosceso. Bar di 2 quindi. Bar di 2 la vendetta, vedremo più avanti. Per questo che Berdusedo stava diventando Berceto. Eh sì! Vabbè, per cui vedremo più avanti. Tanto noi camminiamo, oggi finalmente una bella giornata. Non dire troppo da Allora, su 5 giorni di cammino abbiamo avuto 3 bagnati. Di cui uno ieri, purtroppo era proprio sulla ruta dell'ospitale, che è una delle tappe più belle, per cui avete già visto le immagini. Quindi tocca rifarlo. Magari in un'altra vita. Vabbè, camminiamo. Yeah! Cosa che noi abbiamo visto sui cammini italiani, che spesso ne fai uno e ne incontri un altro. E anche qua in Spagna si vede che cominciano ad esserci abbastanza cammini a avere sovrapposizioni. Infatti questo è un altro cammino, non è il cammino primitivo. Sta andando anche lui a Grandas de Salime e per ora coincidono. Però è un altro cammino. Le eoliche si sono già svegliate, stanno già lavorando, si stanno guadagnando la pagnotta e noi abbiamo davanti 4,4 km su asfalto, però se un altro non passa nessuno. Vero che non passa nessuno, vero? La mucca autovelox, è qui che se qualcuno passa correndo muggisce. Siamo a Mesa, piccolo paesino, non c'è niente, c'è una chiesa, vediamo se troviamo il sedio. Ieri solo un sedio all'arrivo e basta perché non c'era niente tra Borres e Verdusedo. A quanto pare che gran parte della salita è su asfalto, cioè è comoda, però arrampica mica male. Siamo su asfalto, ma è molto silenzioso, siamo nel verde, l'unico rumore che si sente sono le pale eoliche e il brontolio dello stomaco della pellegrinetta oscura. E sì, che si brontola la pancina. Via, via. E ora scendiamo verso il paese qui sotto, mi pare che sia in Busibol, qualcosa del genere. Un poco più avanti dal paese dovrebbe iniziare una sterrata, credo. Poi
più avanti costeggeremo il fiume, il Rio Navia, o Navia, non lo so come si pronunci, che si allarga fino a formare un lago, anzi forse riusciamo a vedere già una parte lì, più avanti forse ve la faccio vedere. Allora, come promesso, a Buspol, così si chiama il villaggio qui di 4 case, abbiamo lasciato l'asfalto e adesso siamo qui su questa carrareccia, insomma, mulattiera. La di Santa Marina del Buspol però non ha il seglio. Ce l'hai tu il seglio, vacca? No? Chi siete? Quanti siete? Dove andate? Un fiorino! Che fiorino che c'è miseria, va? Ah, sempre i soliti pellegrini squattrinati. Infatti, c'è miseria. C'è va. miseria. La verità è che questo tratto molto bello, panoramico, ci ripaga dell'asfalto precedente. Quello là sotto è il lago formato dal Rio Navia, di cui vi dicevo prima. Adesso noi scendiamo da lì, risaliamo dall'altra parte e mi sa che Grandas de Salim è quella là, davanti a noi. Guarda, sembra quasi un fiordo, no? Da come è frastagliato e lungo. Perché continua anche là. Sembra quasi un lago del Segrino che ce l'ha fatta, no? Lago del Segrino dove siamo stati in kayak, se avete visto i nostri video. No, qui è molto bello, questo è il lago, il laghetto, il fiordo creato dal Rio Navia, o Navia, mentre scorre, poi più avanti si restringe di nuovo. Adesso andiamo, risaliremo in quella direzione, per cui magari vedremo dove inizia. Quasi arrivati alla fine del fiordo, adesso devo fare ancora quel pezzettino che sta là e poi si risale da lì e dietro là, si sale da lì e dietro là Grandas de Salim. Molto bello. Dai. Pensavo peggio, mi avevano detto una discesa spacca ginocchia, ma in realtà è una sterrata in discesa con qualche salitina, cioè. Un grande punto a favore di questo cammino è la temperatura. Sono le 10:30 di mattina, c'è il sole, tutto sgombro, però all'ombra vi assicuro che fa freddo all'ombra. Al sole si sta bene, non si patisce il caldo neanche al sole, ma all'ombra fa freddo. Oh sì, un po' di tepore. Allora, questa era probabilmente una vecchia cava, c'era la teleferica di là, o una miniera, scavavano qualcosa, adesso ci passiamo sopra forse. Ed ecco il motivo per cui il Rio Navia ha creato questo fiordo, c'è una diga, non è che semplicemente un rio che si allarga e crea un laghetto, è di origine artificiale quello, il laghetto che vedete. 7 km a Grandas de Salim, ce lo dice il cartello del cammino delle Asturie interne, di cui è la 25esima tappa, per cui proprio noi siamo solo alla quinta di quello del primitivo, mentre l'Asturia interna è già la 25esima, chissà che giro fa. Sono anche qui dei castagni nei boschi, guardate, par d'essere l'Unigiana. Adesso ci metto anche a cercare funghi. Una cava o una miniera di qualcosa, solo che ora sembra dismessa. Però lì forse c'è la specie di villaggio minerario, quello che abbiamo visto. Quello è il Rio Navia che esce o Navia che esce dalla diga. Adesso andiamo a passare proprio sulla diga noi. Che bello! Wow!
caso di Grandas de Salime, che per arrivare alla città mancano ancora più di 6 km comunque. Si passa sulla diga, passano anche le macchine sulla diga. E guardate là sotto, c'è una statua della Madonna, solo che da là non si poteva vedere, mentre qui sì. Sono le 11:35 e adesso stiamo percorrendo i 3,5 km di asfalto in salita, quasi tutto al sole, che ci portano a Grandas de Salime. Poi sarà un chilometrino di nuovo su sterrato, spero, magari all'ombra, e si arriva. Insomma, questa tappa ha quasi il 40% di asfalto. Bella ma asfaltosa. Allora, qui si vede bene la serpentina che abbiamo fatto per scendere e poi dirigerci verso il fondo della valle, se scendere la diga e risalire di qua, no? Perché sopra là le paleoliche di stamattina. Ormai manca pochi centinaia di metri di asfalto e poi un chilometrino di sterrata e siamo arrivati a Grandas de Salime. Vediamo se troviamo una panaderia aperta. Meno male che l'arrivo è su questo bel sentiero. Arrivare ancora su asfalto non mi sarebbe piaciuto troppo. Qui è ombreggiato anche se in salita, ma ormai sono poche centinaia di metri dall'arrivo a Grandas de Salime. Senti già profumo di tortiglia. Minchia, ancora tortiglia. Tortiglia, chorizo e l'omo. Solo questo che troviamo. Da domani però siamo in Galizia, dobbiamo arrivare in Galizia, vediamo come cambia l'offerta gastronomica. Ed eccolo all'improvviso, Grandas de Salime, Senria. Allora, siamo nell'alberghe Porta de Grandas, questa è la camerata, abbiamo i letti, il solito coprimaterasso in tessuto tessuto, abbiamo diritto a usare l'armadietto e una coperta e un asciugamano a testa, c'è anche l'asciugamano a sto giro. Questo è il museo etnografico di Grandas de Salime, praticamente l'unica attrazione, però oggi è chiuso ovviamente e sono soddisfazioni per i pellegrini. Chiuse le tende, chiuso il museo, vabbè. Ci terremo questa curiosità su come erano gli zoticoni dell'Asturia. La chiesa, e stasera c'è l'ultimo giorno della festa patronale. Prima facciamo le prove con i fuochi d'artificio, speriamo che non ci diano dentro fino a tardi. Vediamo, non dà troppo cosa da mangiare, tutto chiuso. La collegiata del Salvador, XII secolo. No, il portico è inagibile, ma la chiesa c'è. Tutto chiuso, però abbiamo trovato un posto carino dove si può fare anche una specie di spesa e mangiare verdura, tapas, cose varie. Poi, visto anche della pasta e del sugo, poi ce li portiamo in alberghe. Questa sera si mangia così. Buon appetito! Buon appetito! Cosa bolle in pentola? Pasta, che vabbè è l'equivalente della barilla fatta in Spagna, ma questo passava al convento. Penna liscia, perdonateci. del sugo al pomodoro molto semplice e noi ci mettiamo sopra del formaggio di pecora e poi impiattiamo, vi farò vedere dopo. Finalmente oggi 7 agosto 2 quintali di pasta. una quintalata di pasta. Buon appetito! No, cucina perfetta. Dai.
dai, ce la puoi fare, ce la puoi fare, ce la vuoi fare, ce la vuoi fare. La preparazione al secondo piatto di pasta, per non sprecarla. È bellissimo. Guarda, tanta. Madonnina, vediamo se sopravviviamo. Saluta. Buon appetito. Ok, appetito.